Questo qui è giusto un pelino più complicato. Cerchiamo di capire cosa ci chiede. Ci chiede di sommare ad un numero un mezzo. Quindi io faccio letteralmente questo, cioè che vuol dire sommare ad un numero? Io questo numero non lo conosco, quindi per me questo numero si chiamerà x. Quindi io dico, ok, x più un mezzo. Sto facendo esattamente quello che mi dice la prima frase, sommando ad un numero un mezzo. Poi cosa mi chiede? Mi dice inoltre, e dividendo questa somma per 2, quindi vuol dire che io prendo questa somma che ho così ottenuto e vado ulteriormente a dividerla per 2. Queste parentesi in realtà poi sono superflue, mi basta anche tenere tutto così. Poi dice si ottiene lo stesso risultato che si otterrebbe. Praticamente tutta questa frase qua vuol dire semplicemente uguale. Sommando al numero originario, qual è questo numero originario? Questo numero originario è proprio questa x che io sto cercando. Un terzo. Quindi esattamente quello che stava succedendo a sinistra, x più un terzo. E poi cosa dice? Dice, ok, hai fatto questa cosa, dividi per 3. Cerchiamo di andare a rileggerlo, sommando a un numero un mezzo. Ecco qua, ho preso un numero e ho sommato un mezzo. E poi dice, dividendo poi la somma per 2, l'abbiamo fatto, si ottiene lo stesso risultato, quindi uguale, che si avrebbe facendo che cosa? Sommando a questo numero originario, quindi la x, un terzo, e dividendo poi quest'ultima per 3. Quindi abbiamo capito che l'equazione che andrà a risolvere il tutto sarà questa. Ora, una volta che io ho capito il problema e l'ho tradotto in un'equazione, devo cercare di risolvere proprio questa equazione. Allora, inizio a muovere i primi passi. Che cosa faccio? Beh, ad esempio, che vuol dire diviso 2? Vuol dire proprio fare questo diviso 2, quindi questo diviso 2 io lo applico prima. Allora, ho a sinistra diviso 2 e a destra ho diviso 3. Cerco di esplicitare meglio questa cosa. Quindi la x la devo dividere per 2, ma anche un mezzo lo devo dividere per 2. In questo modo diventa quindi un quarto, perché se divido un mezzo per 2 diventa un quarto. Stesso discorso questa parte, x diviso 3 e poi un terzo diviso 3. Un terzo se divido ancora per 3 diventa un nono. Ok, quindi sono arrivato qui. Ora devo un attimino cercare di separarmi le x dai numeri, quindi a sinistra in totale ho x mezzi meno x terzi, mentre a destra avrò un nono meno un quarto. Ok, adesso abbiamo quasi fatto. Da qui mi raccolgo una x, quindi mi rimane un mezzo meno un terzo, uguale sempre a un nono meno un quarto. E qui inizio a fare questo minimo comune multiplo, quindi tra 2 e 3 ovviamente è 6. E cosa dovrò fare? Dovrò fare prodotto incrociato, quindi 3 meno 2, che mi dà 1. Quindi in realtà, qui c'era sempre la nostra x, esce un sesto x, uguale. Che cosa abbiamo invece a destra? Stesso identico discorso, il minimo comune multiplo, beh, qui abbiamo 9 e 4, quindi il minimo comune multiplo, siccome questi due numeri sono primi tra di loro, cioè non hanno divisori in comune, perché questo sarebbe 3 al quadrato e questo sarebbe 2 al quadrato, allora sono costretto a moltiplicare questi numeri tra di loro, ottenendo quindi 4 per 9 che mi dà 36.
Poi 4 per 1 fa 4, 9 per 1 fa 9, quindi qui otterrei meno 9. Adesso ci siamo quasi perché, allora, innanzitutto noto che sia a sinistra sia a destra c'è un diviso 6, questo 36 volendo pure è un diviso 6 al quadrato, no? 6 per 6, 36, quindi per snellire che cosa faccio? Moltiplico tutto per 6. Quindi se moltiplico tutto per 6, perché mi viene in mente, proprio perché c'è diviso 6, allora se mi voglio togliere la frazione, perché a me interessa che ci sia solo la x, moltiplico tutto per 6, mi esce x uguale, anche da questa parte sto moltiplicando per 6, allora da 36 mi rimane soltanto 6. 4 meno 9 invece fa meno 5 e sono così giunto al mio risultato x uguale meno 5 sesti che risolve il mio esercizio. E quindi questo è tutto il nostro esercizio. Questa era l'equazione e poi da qui ci sono 1000 modi per poter risolvere questa equazione. Allora, tecnica alternativa per risolvere questa equazione. Potrei già procedere da qui con un prodotto incrociato, quindi questo lo porto su e questo lo porto su. Quindi cosa otterrei? Otterrei 3x più 3 mezzi uguale a 2x più 2 terzi. Da qui unisco già le x, quindi 3x meno 2x mi fa 1x. E poi 3 mezzi lo porto dall'altra parte, quindi mi rimane 2 terzi meno 3 mezzi. Anche qui minimo comune multiplo, quindi 6. Anche qui prodotto incrociato, quindi 4 meno 9. E ottengo quel meno 5 sesti che prima ho ottenuto con più fatica rispetto al primo metodo. Questo è più corto perché già da subito vado ad eseguire questo minimo comune multiplo in maniera implicita facendo direttamente questo prodotto incrociato. Quindi si possono andare ad utilizzare tranquillamente sia il primo metodo sia il secondo metodo, purché appunto si capisca quello che si sta facendo. La scelta è libera.